de importantă este creativitatea pentru dumneavoastră în procesul de luare a deciziilor și cum o folosiți pentru a vă rezolva problemele? Dați-ne un exemplu. Mai mult de 80% tot ceea ce se întâmplă înseamnă creativitate. De exemplu, ca să poți să ții contactul totdeauna cu oamenii din subordinea ta, ca manager, să nu fii privit doar cel care plătește sau cel care îi folosește. În fiecare dimineață, de exemplu, trec pe la fiecare și întreb dacă au vreo problemă legată de familie, legată de procesul de producție, legată de buna desfășurare a activității din ziua respectivă. Pentru mulți, la vremea aceea, era așa, o chestie care nu se mai întâmplase. Unii din ei chiar erau reticenți. Mie mi se pare că a fost totuși un lucru... I jak człowiek myśli o kreatywności, to pierwsze co widzi to malowanie, rzeźbienie. A tak naprawdę kreatywność dotyczy każdej sfery naszego życia. Chodzi tylko o to, żeby otworzyć swój umysł i wyjść z pomysłem, który może nie będzie innowacyjny w skali światowej, ale będzie innowacyjny w moim tutaj odczuciu, w mojej firmie. I jak na to spojrzę od tej strony, to oczywiście kreatywność jest niezmiernie ważna. Bo bez kreatywności... ważne, bo często człowiek zostaje ze swoimi własnymi myślami i nie potrafi sobie poradzić. Kreatywność jako rozumiana przeze mnie jako coś, co pozwala mi szybko podejmować decyzje. To jest rzecz, bo można być bardzo osobą kreatywną, można być osobą, która ma głowę pełną pomysłów, ale te pomysły po pewnym czasie, jeżeli człowiek jest równocześnie... La creatività è un elemento fondamentale per chi fa innovazione. Un'azienda come Commit che si propone sul mercato dei nuovi servizi o un nuovo modo di realizzarli, per forza deve considerare la creatività come strumento sia di proposizione della propria offerta, sia di risoluzione dei problemi. Anche perché gestire un'azienda partendo senza grandi capitali richiede una grande dose di fantasia per arrivare a affrontare un business dove invece ci sono player che sono stabiliti e presenti da almeno 20 anni o 30 anni nel nostro settore. Vi racconto sulla creatività un esempio di soluzione a un nostro cliente che aveva bisogno di un'applicazione che dovesse funzionare sia su iPad che su Android. Nella sua diciamo, ignoranza, passatemi il termine, del tema, lui pensava che fosse lo stesso sviluppo e invece gli abbiamo chiarito in una discussione che erano necessarie due applicazioni, una per Android e una per iOS. Quello che è venuto come soluzione creativa è stata realizzare una web application, quindi uno strumento web che usasse solamente il browser nel suo contesto per affrontare e realizzare i requisiti che aveva in mente. Questo le ha fatto risparmiare soldi e l'ha fatto essere proprietario di una soluzione unica nel suo settore. Anche questa domanda è interessante perché noi come Commit realizziamo un impegno mensile che si chiama Commit University. Questo è un programma di incontri formativi gratuiti che noi divulghiamo sul territorio e con il quale approfittiamo per fare anche un po' di networking sia con clienti che con futuri collaboratori. Questo è un esempio di come stare al passo e quindi alimentare la creatività serva leggere, studiare e guardare. Per fare una metafora, se vuoi suonare per uno strumento devi ascoltare tanta musica, quindi è diciamo, ascoltare e studiare per poi inventare. Allora, un esempio in cui Commit ha usato la creatività per risolvere un problema, anzi più di un problema, è stato quando ha inventato il programma di Commit University. Commit University è di fatto un incontro gratuito di formazione su tematiche inerenti alla tecnologia, quindi il nostro mestiere, ma è più sotto forma di seminario, quindi di divertimento e di occasione di cultura e networking tra persone. Facendo questo, in realtà non solo abbiamo realizzato che i nostri dipendenti e collaboratori si sentissero più fieri di appartenere a Commit, ma abbiamo creato un grande interesse nei confronti di eventuali nuovi collaboratori che adesso spontaneamente ci inviano il loro curriculum a seguito di ogni evento di Commit University. Ovviamente anche per essere conosciuti dai clienti nel territorio fiorentino negli ultimi mesi mi è stato detto più volte sì, Commit ne ho sentito parlare perché siete quelli che fate. Ogni giorno cerchiamo di fare cose che siano diverse e quindi, ma diverse perché? Uno perché facciamo progetti creativi, quindi
siamo, ripeto, creativi anche quando gestiamo un data center, cioè dobbiamo capire come fare a dare servizi, tra virgolette, informatici, che non sono solo informatici, ma sono a servizio della parte di comunicazione, dove la creatività è più evidente e nell'altro caso invece è più sottintesa, ma non c'è uno iato, non c'è una separazione tra queste aree. Ed è la creatività, come dire, di progetto. Poi c'è la creatività d'azienda, in cui nella nostra storia abbiamo aggiunto servizi, abbiamo aggiunto aree di specializzazione. E questo è un altro tipo di creatività, più strutturale, più di visione, più di processo e meno in senso stretto di creatività classica, lì dove intendo fare cose carine, gradevoli, piacevoli all'estetica. Per noi la creatività è distribuita in tutte le nostre attività, sia quelle che facciamo, sia quelle che vorremmo. A la hora de solucionar problemas, yo en mi caso, mucha gente se focaliza cuando surge un problema, empiezan a, como digo yo, a jugar con el problema, a darle vueltas al problema. Yo creo que tengo bastante capacidad, bueno, tengo capacidad de abstracción y me gusta, me focalizo enseguida en la solución. Intento diluir el problema lo antes posible y focalizarme en buscar soluciones o alternativas a la problemática. Que hem fet alguna sessió de brainstorming i justament amb gent d'aquí a la FECOT, no? Sí, però justament vam portar una persona creativa d'aquí a la FECOT per ajudar-nos en un moment puntual a dir com creen les coses d'una manera diferent, no? I una cosa que veus claríssima allà és que el que et penses que sempre està callat i no dona mai idees, aquell et pot dir coses que et poden fer despertar altres coses, no? I per això la resposta és sí, utilitzem la creativitat constantment per millorar, per crear noves coses i constantment estem mirant fora també per copiar models.